Ciao ragazzi e benvenuti a questo tutorial sulla verticale. Allora, andiamo a vedere innanzitutto quali possono essere le propedeutiche per questo tipo di esercizio. Innanzitutto, se all'inizio fate molta fatica o se vedete che non andate su in maniera propriamente semplice, quindi che vi cedono le braccia, che non riuscite a stare su anche al muro, buoni esercizi sono i classici piegamenti sulle braccia. Gomiti larghi vanno bene, gomiti chiusi, questo è sicuramente un esercizio che vi aiuterà moltissimo a strutturarvi le braccia per iniziare ad approcciare la verticale. Un altro esercizio che aiuta molto per eseguire anche una buona verticale poi successivamente è la flessibilità delle spalle, perciò un esercizio che può essere molto d'aiuto sono le traslocazioni classiche col bastone, perciò andate a tirare in questa maniera qua e ve ne fate parecchie, possibilmente tutti i giorni, se volete sviluppare una flessibilità articolare delle spalle che sia adeguata al tipo di esercizio. Un esercizio che vi aiuta, oltre ai piegamenti, per iniziare a strutturare una propedeutica per la verticale, è una posizione isometrica del piegamento, perciò da questa posizione qua, al posto di eseguire un piegamento, andate semplicemente a fare questo tipo di tenuta di lavoro e cominciate a strutturare un tipo di muscolatura adatta già per la verticale. Gomiti non troppo larghi, magari larghezza spalle o leggermente meno, leggermente di più, e tenete e vi allenate su questa posizione. Il tipo di lavoro che devo fare una volta salito al muro è contrarre i glutei per mantenere stabili le gambe e spingere con le spalle cercando di allontanare il terreno in questa maniera qua. Salgo, mi assicuro di avere i glutei tirati e spingo con le spalle più che posso. La spinta di spalle chiaramente viene favorita, come dicevo prima, dalla flessibilità articolare delle spalle, perciò se avete delle spalle molto dure, molto rigide, vi verrà una verticale di questo tipo, e se avete una buona flessibilità riuscirete anche a tenere le vostre spalle perfettamente allineate ai polsi. Altra cosa importantissima, all'inizio se fate fatica, non vi trovate bene a salire da in piedi, partendo da in piedi, potete farlo da giù in questa maniera qua, perciò vado a posizionarmi con le mani per terra, spingo e salgo, dopodiché torno a posizione di partenza. Il consiglio è di cercare di partire da in piedi il prima possibile, di non partire, anche perché è scomodo, decisamente molto più comodo partire da questa posizione, perciò da in piedi. Se volete esagerare partite con le braccia su, vi assicurate di fare un bel allungo se avete spazio, perciò allungo la gamba davanti prima di salire in verticale e dopo vado e salgo. Mi raccomando, le gambe sono tese, perciò non abituatevi a salire in questa maniera qua e a scendere poi uguale, anche perché la verticale risente poi di qualità. Abituatevi fin da subito a tenere le gambe tese, sia perché vi aiuta anche in termini di dinamica, secondo me è più semplice salire se la gamba è tesa, ma anche perché migliora sicuramente la vostra verticale dal punto di vista qualitativo. Quando abbiamo eseguito sufficienti verticali al muro, sufficienti esercizi di verticale al muro e ci sentiamo pronti per iniziare l'approccio della verticale libera, importante è sapere come cadere. Perciò io non posso all'inizio andare ad approcciare sulle verticali qui sulle piastrelle e non sapere come cadere, perché se sbaglio vado giù di schiena e sicuramente non è una bella cosa. Perciò la cosa più importante all'inizio è sapere come evitare la caduta. Allora, ci sono due maniere fondamentalmente. La prima è quella di spostare, se io sono verticale in questo momento, di spostare un braccio davanti all'altro in questa maniera qua. Se sposto il destro scenderò verso destra, se sposto il sinistro scenderò verso sinistra. La scelta dipende da voi. Perciò io vado su non ci sto allo stesso, vado su in verticale, se sento che sto per cadere sposto e vengo giù. Questa è sicuramente la maniera più comoda per evitare di cadere dalla verticale. Un'altra maniera meno comoda, che sicuramente in cui potrete allenarvi dopo, è piegare le braccia, fare una capriola o un ponte, ma sono decisamente più faticose e più scomode anche perché su terreni duri. Insomma, la migliore è sempre quella di spostare un braccio avanti all'altro. Quando ci sentiamo pronti possiamo iniziare proprio ad allenarci sulla verticale libera. Un consiglio è quello di evitare fin dall'inizio di camminare, perché poi a un certo punto inizia a essere difficile farne a meno, perciò se vi abituate a camminare
non riuscirete più a stare fermi e continuerete a camminare, camminare, camminare. Perciò il camminare è uno step che viene successivamente. Una volta che avete una verticale ferma e sicura, riuscirete senza problemi a camminare se non l'avete mai provato. Perciò allenatevi sempre sulla verticale. Perciò io, ipoteticamente, avendo spazio, vado a effettuare questo tipo di allungo, posso anche partire a braccia in alto, mi ricordo di salire a gambe tese, contraggo i glutei per tenere le gambe e spingo con le spalle. In questa maniera. E poi scendo come sono salito. Cercate anche, magari aiutandovi con delle foto o dei video, di vedere se avete un buon allineamento della verticale. Alcuni consigli per eseguire una verticale, alcuni suggerimenti che possono esservi utili sono: uno magari un po' meno importante, che è quello di trattenere il fiato, so, come un palloncino magari vi può aiutare a stare un pochino più in equilibrio, ma non è detto, perciò provate anche questa se proprio vi siete in difficoltà. E un'altra, questa sicuramente più importante, è quella di fare presa con le dita, perciò se io salgo in verticale, nel momento in cui sento che sto per cadere, vado a tirare le mie dita e cerco di frenare la mia verticale. Se torno invece dalla parte in cui sono salito, un aiuto è piegare le braccia e cercare di nuovo l'assetto originale, tornando a spingere, ma è un pochino difficile, vi servirà un po' di pratica per riuscire a fare soprattutto quello della discesa. Allora, innanzitutto cercate di stare più in là possibili e di frenare mantenendovi il più eretti possibile. Allora, il tipo di freno che si va ad effettuare, quindi con le dita vado ad effettuare questo tipo di movimento, perciò salgo e se sento che posso anche farlo diverse volte e cerco di frenare proprio con le dita. Altra cosa, se volete ancora migliorare ulteriormente la vostra verticale, è quello di puntare i piedi, perciò non salite, spesso quando siete su, cercate di non avere il piede in questa maniera qua, martello, ma puntatelo. Vedrete che dopo un po' di pratica, spesso se fatta tutti i giorni, riuscirete anche a ottenere una verticale di una certa qualità. Bene, è tutto ragazzi, buon allenamento e buona verticale. Ciao ragazzi, benvenuti a questo tutorial sulla verticale forza.